Tire Pressure Monitoring System. A che cosa serve questo aggeggio qua? Pochi giorni fa mi è successo di trovarmi con l'anteriore praticamente a terra. Fortunatamente avevo con me il kit di riparazione, non ho trovato il foro, ma almeno sono riuscito a gonfiare la gomma e tornare a casa. Se avessi avuto un sistema di monitoraggio della pressione gomme in tempo reale, mi sarei accorto molto prima che la pressione dell'anteriore stava scendendo e quindi magari avrei girato i tacchi molto prima. Quindi sulla mia moto precedente lo avevo già montato, sul mio 990 Adventure vado a montarlo. Preso su Amazon, cinesata classica, dovrebbe funzionare, le recensioni hanno detto che funziona, il link è in descrizione. Vediamo che cosa c'è dentro. Si presenta così, garanzia di qualità, via, code per scaricare il manuale, questo penso che sia il cavetto di ricarica, il supporto per manubrio o staffa o quello che avete, i due tappini con sensore e poi capiamo, ferramenta per così dire, questi credo che siano i dadini di sicurezza e la chiave per, eccolo qua, abbastanza brutto da vedere, però l'importante è che funzioni. Insieme danno il cavo di ricarica, perché non ha la classica standard porta USB-C, USB mini, ha un connettore proprietario, non so se si vede, connettore proprietario che va qua e lui parte a caricare. Dicono che la batteria dura 4-5 giorni di pieno utilizzo, ma chi se ne frega, quando è scarico lo si carica. Le valvole si chiamano A, B, ma in realtà si chiamano anche R, rear posteriore, F front anteriore, poi le andiamo a sostituire. Ok, questo è il computerino, eccolo qua. Ok, e allora abbiamo gli indicatori che adesso lampeggiano della pressione ruota anteriore e posteriore, lampeggiano perché non sono connessi ancora, è una connessione penso Bluetooth o simile, un orologio, l'indicatore batteria, l'indicatore della temperatura rilevata dagli stessi sensori e la conferma della lettura in bar e in gradi centigradi. Accedendo nei vari menu, vediamo se è così, sì, esatto, andiamo a lavorare sulle impostazioni, quindi per esempio per cambiare le impostazioni gradi centigradi o Fahrenheit, per regolare l'allarme di pressione bassa all'anteriore a 1.8, allarme pressione alta in questo momento è 3 bar all'anteriore, di nuovo ruota posteriore minimo 1.8, massimo 3.2, si possono cambiare ovviamente, e le temperature allarme e insomma eccetera eccetera e un sacco di altre cose, l'orologio e via dicendo. Ed ecco fatto, quindi questo sta funzionando, è settato correttamente. Io andrei a montare le valvole, i tappini, e poi vedere se una volta che prendono pressione dallo pneumatico inviano il segnale al computerino. Quindi andiamo a vedere il montaggio, che è estremamente banale, ho tutto quello che mi serve, via. Ok, come vediamo il suo ricevitore ha subito agganciato il segnale, ci sta segnalando che l'anteriore è a 2.3 e quindi la lettura mi sembra efficace e corretta, anche la temperatura 18 mi sembra corretta. Ed ecco che in effetti ha già preso. Ecco fatto, quindi la connessione c'è stata, la lettura mi sembra perfetta perché gli pneumatici erano più o meno 2.3, 2.4 entrambi, quindi adesso non rimane che fissare sul manubrio o adesso capiamo da qualche parte e abbiamo finito. Devo dire che il supporto è fatto molto bene perché ha un sacco di regolazioni, vabbè, qui si apre e fin qui tutto bene. Questo registro su cui agendo si va a aumentare, anzi ridurre il diametro di appoggio, quindi
agendo in senso antiorario si alza per i diametri più piccoli, come può essere un traversino. Noi però non lo mettiamo sul traversino, ma lo vado a montare qua. Una volta montato, il ricevitore si avvita qui, andando poi a pacco registrando questo, e per l'inclinazione c'è questa testa a sfera che poi si serra sul suo registro. Ok, questo è un diametro 28, manubrio a sezione variabile, va bene anche per questo tipo di manubrio, non è solo su standard 22 ma va bene anche sul 28. Non si muove, non va da nessuna parte. A questo punto, ecco fatto. Ok, ecco fatto. Credo che questa per me sia la posizione corretta. Quindi chiudo la testa a sfera, chiudo la vite di battuta. Va bene, va bene. Va bene, spero che tenga e che non si spacchi. Ecco fatto. Telo qui. Il PMS, la marca non ne ho assolutamente idea. Costo 37-38 euro, spedito gratis con Prime, il link in descrizione. Speriamo duri un po' di tempo.